Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. Allora si dice non ho capito o non capisco e qual è la differenza di utilizzo tra i due? Lo vedremo in questa lezione e vedremo anche tanti altri modi alternativi per dire che non capite in italiano, quindi sia a livello formale sia a livello informale. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, non ho capito e non capisco. Quale utilizziamo quando c'è qualcosa che sfugge la nostra comprensione? In generale la traduzione dall'I don't understand in inglese, che utilizza il presente semplice, in italiano però non è non capisco. La forma del presente è non capisco, giusto? Ma utilizziamo in realtà il passato prossimo, non ho capito. Quindi per esprimere lo stesso concetto, I don't understand, I don't get it, allora utilizziamo il passato prossimo, non ho capito. Quindi si tradurrebbe un po', si utilizzerebbe per concetti molto diretti, un concetto in particolare che non capiamo, una situazione, un qualcosa in particolare che non capiamo e diciamo non ho capito. Quando utilizziamo non capisco, il senso che dà alla frase è che è un senso empatico, diamo empatia, esprimiamo empatia verso una situazione. Per esempio, alla sera sono sempre molto stanca, ecco, sto parlando con un'amica e le dico che alla sera sono sempre molto stanca e lei dice ah, capisco, quindi esprime empatia, vedete, con la situazione, sembra quasi dispiaciuta, ecco, dice capisco. Oppure la stessa cosa potrebbe essere, abbiamo magari un problema grave, qualcosa del genere, diciamo, esprimiamo il concetto e la persona dice non capisco, perché non riesce a provare empatia verso la situazione, è chiaro? Quindi I don't understand in realtà viene tradotto con il non ho capito, quindi con il passato prossimo, mentre se utilizziamo la forma al presente, capisco o non capisco, come dicevo, viene espressa empatia o meno verso una situazione, ok? Quando invece utilizziamo la forma al gerundio, non sto capendo oppure sto capendo, allora ci riferiamo al linguaggio, alla lingua, a una situazione più, diciamo, linguistica che non stiamo capendo. Per esempio, ci sono 10 persone che parlano tutte allo stesso momento e dico non sto capendo niente, ok? Oppure una persona mi parla in cinese e dico non sto capendo perché non capisco la lingua in particolare. Oppure una situazione molto complessa che appunto ci sfugge la nostra comprensione, ok? Altri modi poi per dire che non capite, quindi abbiamo visto il non ho capito e vi ho spiegato la differenza con la forma al presente, la forma poi al gerundio, e poi abbiamo altri modi per dire che qualcosa sfugge la nostra comprensione e possiamo proprio utilizzare un sinonimo di capire che è comprendere. Quindi possiamo dire per esempio non ho compreso, però attenzione, se diciamo non ho compreso è molto più formale rispetto al dire non ho capito, però ecco, ve lo lascio lì perché è una forma ancora che potete utilizzare come sinonimo in un contesto più formale. E poi possiamo dire anche se non abbiamo capito per via del fatto che non abbiamo sentito bene, allora possiamo dire non ho sentito bene e poi possiamo anche chiedere di ripetere, però non ho sentito bene. Possiamo dire poi anche non mi è chiaro, quindi qualcosa che non ci è chiaro, allora diciamo non mi è chiaro e poi chiediamo alla persona di ripetere, ok? Non mi è chiaro. Possiamo dire anche in un contesto informale
mi sono perso o mi sono persa. Proprio come in inglese, quando ci perdiamo o magari non riusciamo a seguire la conversazione, per esempio, o un certo magari procedimento, così diciamo, magari interrompiamo il nostro interlocutore e diciamo: "Ah, mi sono persa, mi sono perso", può ripetere, ecco. Quindi, chiediamo poi in genere quando interrompiamo e diciamo: "Mi sono persa", chiediamo poi di ripetere. Possiamo poi dire anche: "Sono confuso" o "sono confusa", qui in generale anche qui si utilizza più a livello informale, in realtà come il "mi sono persa", "sono confusa", e possiamo dire anche: "Non ti seguo", non ti seguo, proprio se questo qualcosa non ci è chiaro e quindi non riusciamo a seguire il resto della spiegazione o di una conversazione, quindi possiamo dire non ti seguo, qui a livello informale. E poi, invece che dire non ho capito e magari vogliamo chiedere in maniera un po' più velata di ripetere, invece che dire non ho capito, che è un po' più diretto, chiediamo alla persona di ripetere, quindi possiamo dire può ripetere per favore in un contesto formale, oppure, quindi usando la forma del lei, oppure possiamo a livello informale chiedere puoi ripetere per favore, o semplicemente possiamo dire puoi ripetere in un contesto informale o può ripetere in un contesto formale. Possiamo poi anche dire puoi ripetere un'altra volta per favore, anche qui in un contesto informale, e può ripetere un'altra volta per favore in un contesto formale. E poi possiamo dire anche puoi parlare più piano, puoi parlare più lentamente anche per favore, oppure con la forma del lei può parlare più lentamente, più lentamente per favore. Quindi questo in genere è molto utile se avete appena iniziato a studiare l'italiano e non capite una conversazione che viene fatta a un livello, come dire, molto velocemente, quindi chiedete alla persona di parlare più lentamente. E poi abbiamo anche delle parole singole con le quali chiedete alla persona di ripetere. Per esempio, prego, utilizzandolo in questo tono, però prego, in un contesto formale chiedete proprio alla persona di ripetere. Oppure potete utilizzare anche scusi in un contesto formale e scusa in un contesto informale. Quindi chiedete proprio con quello scusi alla persona di ripetere. E anche potete utilizzare come, questo sì in un contesto più informale rispetto a un contesto formale, chiedete come, però potete anche combinarlo con lo scusa e chiedere come scusa in un contesto informale e come scusi in un contesto formale. E poi solamente in un contesto informale potete utilizzare anche cosa, oppure che cosa, quindi chiediamo alla persona di ripetere tramite queste espressioni, oppure che però è molto molto informale, quasi rasenta il maleducato rispetto ovviamente al tono della voce che utilizzate, quindi attenzione quando dite che dovete stare attenti alla tonalità, al tono della vostra voce, ok? Altrimenti potrebbe sembrare maleducato, quindi vi raccomando di utilizzare più cosa o che cosa rispetto a che. E potete utilizzare anche delle interiezioni come quindi date proprio, chiedete, questo ovviamente è un livello informale, non utilizziamo interiezioni del genere in un contesto formale, quindi e magari poi dite anche puoi ripetere, oppure potete utilizzare e magari col è proprio perché non avete sentito bene, e chiediamo alla persona di ripetere, oppure no, perché anche quel è semplicemente fa capire alla persona con cui state parlando di ripetere un'altra volta, ok? Però solo a livello informale. E quindi queste erano tutte le espressioni che avevo per oggi per non ho capito, come sinonimi di non ho capito, che potete utilizzare già da subito. E fatemi sapere com'è andata la comprensione e se avete capito la differenza anche tra non ho capito, non capisco, non sto capendo e poi
tutte queste nuove espressioni, mi raccomando, utilizzatele da subito. E se il video vi è piaciuto mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!